Dime mami, muchos novios, hoy tengo uno, mañana otro. Ah, lo pongo a mover la pista y el VIP, ehi, da rullare con la D, chiedono tutti un selfie. I tempi sono cambiati, sono troppo cambiati adesso. Sono aumentate tante cose comunque che a livello educativo nei giovani di oggi mancano di rispetto. Ci sono troppi minorenni che sono già ricchi per via di TikTok, per tante cose, quindi c'è una corsa che se tu non arrivi non sei nessuno, quindi tutti vogliono essere qualcuno. Trovo che prima si era un po' più umili. Io guardo, tanta fatica, ho tanti lavori, tante opportunità, non ho potuto prenderle perché non potevo vivere in America, perché non posso andare in posti dove il mio passaporto dominicano non me lo consente. Vengo de la Vega, soy dominicana, no confundas, soy vegana como Karen no vegana, yo café en la mañana, por tener mermelada de guayaba, ra. Hola to everyone, buonasera, come si dice buonasera in spagnolo? Buenas noches. Buenas noches a todos. A todos. A todos. Tony Vibes TV, sapete come no, tifo Tony, tifo Vibes. Come dico sempre, è sempre la stessa cosa. Belle vibes, e come potete vedere abbiamo qua Didi, giusto? Mucho gusto, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Ragazzi, stasera sono entrato un po' nello spagnolo. Come va la vita, insomma? Molto bene, devo dire. Ho fatto un'estate meravigliosa, un momento della mia vita molto carico. Tanto lavoro, tanta crescita, quindi Quindi si va. tanta energia. Tanta Sì, energia. Sì. Com'è stato il periodo del Covid per te? Oh my god. È stato un periodo difficile perché 2020 per me è stato l'anno più brutto degli ultimi 10 anni miei per questioni familiari. Ho avuto vari lutti quell'anno, non per Covid, e mi hanno fatto vivere una depressione che non sapevo cosa fosse realmente la depressione, e l'ho sfogata chiusa in me stessa ma ballando perché dovevo distrarmi. Wow. Sì, Quindi diciamo che è stato un anno difficile. sì, difficilissimo, e che comunque mi ha fatto andare avanti lo stesso. Ho trovato le forze di andare avanti scoprendo un'altra parte di me che è stato il TikTok. Quindi quell'anno chiuso in casa io l'ho passato a ballare su TikTok e da lì è nata una nuova Didi. Wow. Praticamente, sì. Wow. Non raccontarci tutto adesso, sennò sarà troppo bello, no? Vediamo, Didi. Sì. Didi è il tuo vero nome? Oppure È il diminutivo di Diana. di Diana? Diana. Ok. Sì. Didi. E Sì. perché un nome così bello, Diana, hai voluto farti chiamare Didi? Perché quando sono arrivata in Italia le mie compagnere di classe, visto che poi in Italia tutti gli danno un diminutivo, la Valeria la Vale, il Manuele Manu, e la Diana, sentivo che mi chiamavano la Didi, e mi stava simpatico sto Didi a un certo punto, che quando ho deciso di cambiarmi il mio nome artistico mi sono chiamato Didi. Wow, quindi Sì. avevi già un nome artistico prima di Didi? Didi Style. Didi Style? Quindi il Didi c'è sempre. Didi c'è sempre. Però è partito tutto da lì comunque, dal liceo. Didi Sì, Style? Sì, Didi Perché Style. Didi Style? Cosa facevi quei tempi lì? Perché mi credevo stilosa. Lo stile di Didi tradotto. Wow, quindi Sì. come metto lì eri stilosa a quei tempi? No, disordinatissima. Però tu ti credevi stilosa. Sì, perché ero creativa. Sai, quando sei artista dentro, tutto per te è arte. E Wow. quindi crei il tuo proprio flow, il tuo proprio stile. Mamma mia, vestivo malissimo, però mi piaceva. Cioè, te ne sei accorta dopo che ti vestivi male, oppure anche quei tempi lì lo sapevi?
l'ho scoperto dopo, dai, perché da adolescente non sai cosa stai facendo. Oppure Combiniamo la cavolo. qualche ragazzo ti ha detto che ti vestivi male. No, l'ho scoperto io, perché... Tu da sola? Sì, allora, non contare su di oggi, che oggi ho deciso di vestirmi un po' flow Africa perché devo incontrarti, Mhm. capito? Quindi nella valigia avevo queste cose, ho detto ok, oggi incontro Tony, mi vesto un po' Africa. Andiamo in Africa. Sì, vivo in Africa. Cioè, insomma, lei mi vuole rimandare giù in Africa, avete visto? No, non sono la Meloni. No, però comunque è un percorso comunque. Mhm. Non è che le latinoamericane sappiamo vestir bene. Mhm. Noi veniamo da una cultura che ci sono gli orecchini grossi, la licra, Mhm. tutte queste cose. Invece quando arrivo qua in Italia, che c'è la moda di alta classe, ci sono tante cosine carine che non vanno sempre ad avere cose che disegnano il fisico nella latina, capito? Che la latina se non ha le cose dove si vedono le curve, sembra che non è vestita. Ah, ok. Invece, è vero, invece qua tu puoi anche vestire larga, puoi Bello. vestire con un vestitino dove non si vede la forma del sedere e comunque sei bella, dipende da come, dal look. Mhm. Quindi quello lo impari piano piano quando decidi di mollare quella parte lì di radici latine, almeno per me, che ami i colori, che è tutta un'esplosione di colori, invece arrivi qui che sei costretto a cambiare i tuoi colori brillanti, rosso, giallo, verde, blu, per il marrone dell'inverno, il grigino, quindi devi cambiare comunque il mood. Wow, quindi tu Sì. diciamo che hai mollato un po' il mood di, come si chiama, del tuo paese, hai lasciato lì il Ma fashion non lì. proprio, c'ho una via di mezzo tra le due cose. Quindi ogni tanto Sì. torni un po' in quel periodo lì dove vuoi far vedere le curve. Ah, beh, quello sempre. Sempre? Sì, quello sempre, però non è che tutti i giorni vesto così. Un giorno sono un po' più tipo oggi, ho un completino aderente, ma perché mi piaceva il completino. Domani posso avere un vestito magari che è largo, Mhm. o posso avere una tuta, o cioè dipende. Dipende dai giorni. Dipende, sì. Wow, Ho un tubino, un vestito tubino in tela normale, dipende. wow. Vediamo un attimo una cosa. Da quanto tempo sei in Italia? Da 17 anni. Da 17 anni? Sì. Wow. Quindi ormai diciamo che sei Se ho fatto il italiano. conti bene dal 2005. Quindi sei italiano, insomma. Magari. Ancora no, ci sto Ancora no. lottando. In teoria tra 2 anni dovrei Ok, esserlo. quindi hai fatto la richiesta, insomma. Sì. Tanta fatica. È difficile avere la cittadinanza italiana. E che guarda, la faccenda della cittadinanza non è ben chiara per tutti noi. Mhm. Perché ci sono leggi che dicono che dopo 10 anni hai il diritto. Ma poi tu vai in questura e ti informi, chiedi e non gliene frega loro che tu hai 10 anni qua o hai fatto 15 anni. Ti chiedono 3 anni di contributi paghi, che per carità va benissimo, Mhm. perché lavoriamo tutti, però magari tu in quegli anni non hai avuto un lavoro stabile, non hai 3 anni di contributi paghi. Quindi nel mio caso, che ho fatto le scuole, che mia mamma è maturata italiana già da vari anni Mhm. e che ho 17 anni qui, una volta che faccio la richiesta, cioè dovete capire questa ragazza cosa ha fatto in questi 17 anni e darla, che sono arrivata minorenne qua. Mhm. E invece ho fatto fatica perché loro mi continuavano a chiedere questi 3 anni di contributi paghi e quindi io dal 2016 ho aperto la partita IVA, ho cominciato a fare un percorso con la partita IVA e sono arrivata a fare questi 3 anni, però se ci penso bene, dopo 10 anni che ero qua potevo chiederla per legge, in teoria dovevano darmela, ma sempre c'è una marea di disinformazione che uno ti dice una cosa, l'altro ti dice un'altra, non c'è mai una regola precisa per Quindi starci. in realtà non sono 10 anni, sono più di 10 anni. Io guardo, tanta fatica, ho tanti lavori, tante opportunità, non ho potuto prenderle perché non potevo vivere in America, perché non posso andare in posti dove il mio passaporto dominicano non me lo consente. E comunque ho un permesso di soggiorno a lungo termine italiano, però che con quello non posso andare in America puoi. neanche, non posso fare nulla. E quindi è una lotta questa cittadinanza veramente. Quindi in teoria mancano 2 anni. Speriamo, intanto l'hanno accettata, è tutto a posto, aspettiamo, da legge dice che si tarda da 2 a 3 anni. Mhm. Sì,
E Wow. speriamo, appena mi arriva io farò una mega festa, ragazzi, che poi non potete capire. Didi, vediamo un attimo una Seria. cosa. Quando sei arrivato in Italia, com'era la situazione? Com'era? Oh mamma, che domanda. Sicuramente era molto più... era diversa, i tempi sono cambiati, Mhm. sono troppo cambiati adesso, anche gli adolescenti non sono quelli di una volta. Prima eravamo più tranquilli. Eravamo più tranquilli? Sì, I giovani dici? tu voglio tu non eri tranquillo. Eravamo più giovani, in che senso eravamo più giovani? Magari non so, cioè, negli ultimi anni si è parlato tanto di bullismo, prima no. Prima non È c'era. aumentato il bullismo, Mhm. sono aumentate tante cose comunque che a livello educativo nei giovani di oggi mancano di rispetto, Mhm. secondo me. Ok. Perché anche i social e tutto l'avere il tutto rende le persone troppo esuberanti. Ci sono troppi minorenni che sono già ricchi Mhm. per via di TikTok, per tante cose. Quindi c'è una corsa che se tu non arrivi non sei nessuno. Quindi tutti vogliono essere qualcuno. Trovo che prima si era un po' più umili, si era più tranquilli, più alla ricerca. Ti dico, quando io avevo 15 anni, a me mi hanno regalato un telefono a 16. Secondo te è impensabile nel giorno d'oggi? Tu arrivi a 16 anni senza un telefono? A 5 O anni senza c'hanno un già i telefoni. computer? È impossibile. Mhm. Quindi dici che i social sono un problema per i giovani adesso? E sono un problema e un'opportunità allo stesso tempo. Mhm. Sì. E come A può... volte, guarda, ci penso e dico, vorrei tornare in un tempo dove non esistano tutte queste cose. Perché si sa, se ne è parlato tanto, che anche le relazioni non sono più le stesse, le amicizie non è lo stesso. Oggi ci troviamo a che abbiamo tutto e vogliamo ancora di più, siamo insoddisfatti. Non so se tu la condividi con me, ma è quello che io mi sento. Mhm. È Sì. così, è così. Vediamo. Didi, Ah, sappiamo che hai la passione del ballo da quando sei piccola. sì. Questa qua, Da questa qua, sempre. da sempre. Da sempre. E quando è che hai voluto metterlo in mostra proprio per farvi vedere che guardate, io ho questo talento qua del ballo. Ma io già quando ero piccolina a Santo Domingo ballavo a casa. Ballavi già a casa quando eri piccola? Sì. Io facevo i concerti a casa, di notte, con i Organizzavi- miei parenti. Wow, organizzavi i tuoi concerti tra parenti, Sì, insomma. sì, là ballavo sopra le rocce, sopra i mattoni. Mhm. Hai presente quando quartiere povero, magari c'è il vicino che si compra i mattoni per costruire la casa, ma Mhm. quei mattoni durano mesi e mesi e mesi lì parcheggiati finché decidono di fare i lavori. Mhm. Si crea una specie di palco sopra questo mattone perché è bello alto. Mhm. E io ci andavo lì su la notte, mi mettevo un asciugamano in testa per avere i capelli lunghi, perché avevo i capelli lunghi. E iniziavo a cantare, a inventare cose con le amichette del quartiere. Wow. E da sempre nella mia testa io ho detto io devo fare la cantante. Quindi tu Sì. da piccola facevi sti show qua tra... A casa solamente, a casa. perché venivo dalla campagna dominicana, quindi non ho mai avuto la possibilità di andare a scuola. Non esisteva. Non c'erano soldi? No, non c'erano soldi, e se casomai i soldi comparivano, apparivano, correggimi nell'italiano che ogni tanto faccio dei Apparivano calcoli. anche, Ecco, mia nonna non mi avrebbe lasciato, no? no, è era tremenda mia nonna, È stretta. iperprotettiva, troppo, non faceva fare neanche le gite di scuola, figurati. Wow, quindi Sì, tu tremenda. diciamo che tu eri sempre a casa, Sempre a casa, sì, sempre a casa. cosa che ora non fai, non sei mai a casa adesso. Infatti è la mia rivendicazione. Adesso non sono mai a casa, io da quando ho fatto 18 anni che giro l'Europa. Giro Europa, giro Italia, conosco tutto lo stivale dell'Italia. Secondo me sono poche le città che mi mancano per passare. Wow, sempre in giro. Sempre in giro. Conosco più Italia che il mio paese. Beh, sei mai tornato nel tuo paese da quando sei qua in Italia? Sì, ho fatto in 17 anni, ne avrò fatte 6 vacanze. Sei vacanze? Sì. Beh, non male. E come hai visto il tuo paese dopo che sei tornata lì? Sicuramente quando sei venuta qua sei tornata dopo un po', no? Dopo 5 anni sono ritornata. E come l'hai visto
la tua città, diciamo. Il ritorno è stato... vedevo tutto più piccolo. Sì, perché qua ti abitui a vedere le strade stragrosse, Mhm. larghe, invece trovavo la via di casa mia, che io abito in un quartiere, la vedevo piccolissima. Ho detto, che è successo? Si è stretto tutto? La Tutto più visione piccolo. era diversa, sì, tutto più piccolo, ma tornare a casa è sempre bello. Perché vecchi vicini, e i vicini sono sempre gli stessi, che invecchiano, arrivi là, sempre sono loro, ed è bellissimo. Ogni Però volta tu che non vado là mi invecchi. ricarico. Loro invecchiano, tu no. Vabbè, come no? Dai, molti si chiedono quanti anni hai. Ma non la dico la mia età, ho deciso di non dirla più. L'hai mai detto la tua età? Però qualche anno fa che ho fatto il mio compleanno, Mhm. a Milano ho fatto in un locale importante, la torta c'era il numero. Se nessuno ci ha fatto caso, non è colpa mia. Ma negli ultimi 2 anni non ho più fatto il compleanno. Quindi non dici la tua età ai tuoi... No, al momento no. No, puoi tenerla segreta. sì. Perché molti non capiscono se sei giovane oppure se sei più grande. Quindi, C'è sempre, ogni volta che qualcuno mi ferma mi dà un'età, e io dico no, di più, un altro no, di meno, cioè non dipende. quindi tieni sempre la Però suspense. sempre spesso mi danno l'età che è molto minore di quella che ho. Sì. Perché magari si vede che ne mostri di meno. Sì? O ne hai di meno. I don't know. Ragazzi, sotto ai commenti scrivete secondo voi quanti anni ha e vediamo. Vediamo. Quando sei arrivata qua in Italia, no? Sì. Con la passione del canto che hai. Sì. Qual è stato il periodo in cui hai fatto la canzone che ti ha fatto andare virale? Sappiamo che hai fatto una canzone con Max Brigante, si chiama? Sì, rumba. Rumba. Sì. Che periodo era? Era estate 2016. 2016. Sì. Era un momento in cui le challenge Mhm. stavano partendo. Ogni tanto usciva una challenge di un qualcosa. Cosa è una challenge? Una roba che fanno tutti. Bla bla bla. E in quel momento la canzone diventò virale perché un calciatore di Vala della Juve insieme a Lemina e un altro calciatore erano in ritiro in Germania, non so se ricordo bene, e io per quella canzone avevo fatto un balletto che era tipo robotico così ta 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 ra, ta ta ta. E un pomeriggio mi etichettano, mi taggano che questo calciatore stava ballando la mia canzone nel corridoio di un hotel. Di Bala? Sì. E da lì allora tutti i tifosi le ha preso in simpatia la canzone, allora è partita una challenge che la ballavano nelle cucine i cuochi, gli infermieri, i bambini in spiaggia, i personaggi famosi e tutti continuavano a mandarci sto video della coreografia, che era una coreografia super semplice per tutti, chiunque la poteva ballare, Mhm. dal bambino alla nonnina. È andata virale, è stata un'emozione perché sentire il tuo pezzo in radio sempre, vedere il social che la canzone andava dappertutto, era una figata. Infatti il video ha raggiunto quasi 6 milioni su YouTube, Su YouTube. che oggigiorno fare milioni su YouTube è molto È difficile. difficile, sì. Molto, Wow. Ma quindi Rumba, sì. cosa dicevate in questa canzone qua? Oltre al titolo Rumba. È una presa bene, una presa bene. Abbiamo deciso di scrivere un testo super semplice, Mhm. nessuna storia da raccontare, solamente dicendo delle parole chiave latinoamericane. Tipo io inizio una strofa dove dice a mí me gusta sol y mar, no trabajar, ir a bailar. Che dice mi piace il sole e il mare, Mhm. non lavorare, andare a ballare. Mi piace Santa Maria, che era riferito all'erba, erba buona, che allegria. E diceva un po' di cose. Mi piace fare un elenco di cose, ma soprattutto fare la rumba. E mi parti del balletto. Esatto. Basta. Basta. Poi a un certo punto ho messo una rima che fa Europa, Asia, Africa, Latinoamerica. Mhm. Studio lenguas, no la matematica. Tu noche sta de samba, mi noche sta de zumba. Facciamo un mix, facciamo rumba. E partiva il balletto di nuovo. È Wow. una presa bene tutto il tempo. Quanto ci hai messo per scrivere questa canzone? Ma niente, niente.
A volte le cose, guarda, ti impegni tanto in una cosa, quella lì è veramente stato così. Max mi ha detto, scrivi qualcosa dove poi a un certo punto facciamo la rumba. E allora da lì partito a scrivere cose, a cercare frasi così che facessero rima. Mhm. È andata così, Wow, quindi questa canzone qua adesso sui 6 milioni su YouTube. sì, Ci hai guadagnato un po' di soldi, insomma. qualcosina. Come hai conosciuto Max? Max l'ho conosciuto e lo conoscevo già dalla TV perché quando sono arrivata in Italia Mhm. lui faceva un programma, il Pop TV, Mhm. e io ero affezionata, mi piaceva tanto quel programma perché cercavo qualcosa che mi portasse alla musica. Quindi appena arrivata qui guardavo, c'erano vari programmi, no? E il suo era uno e lo vedevo sempre. Poi un giorno lo incontrai in un concerto e gli ho chiesto una foto. Poi me lo ritrovai a Mamacita, non sapevo lui fosse DJ di Mamacita, nonché Ah, anche uno dei, dei eh, gestori. dei gestori di Mamacita. Mhm. E l'ho conosciuto a Mamacita, sì. Quindi da lì che avete fatto la canzone. Dopo che l'hai Sì, vista. sì, sì, Wow. sì. Quindi, dopo che questa canzone qua è andata virale, Mhm. sappiamo che tu facevi anche dei freestyle Sì. sulle basi. Sì, a un certo punto Mamacita mi ha dato la possibilità di fare la vocalist, Mhm. di sperimentare col microfono, visto che volevo cantare. Mi davano il microfono in serata e, il giochino dei freestyle è nato in una delle mie vacanze a Santo Domingo, che ero con un fratellino con cui io non avevo mai avuto tanto rapporto perché è nato da un altro matrimonio di mio papà e Mhm. nella mia vita l'avevo visto solo una volta. Ok. Ma in quella vacanza volevamo conoscerci meglio Mhm. e abbiamo capito che entrambi amavamo la musica. E lui era col computer e in quei giri che facevamo insieme andavo al supermercato e sentivo sta canzone Limonada Coco tutto il tempo, che era un dembow, Limonada Coco. Andavo a casa Limonada Coco. A un certo punto ho detto, cavolo, ma che figo come rappa questo qua, tipo su Lapis. E ho detto a mio fratellino, voglio impararla, però voglio fare una strofa mia. E ho fatto tipo una specie di freestyle su Limonada Coco. Quando torno dalla vacanza, che era gennaio, gli dico, Max, ascolta questa cosa qua. E lui fa, dai, bello, vai in studio e registralo. Lo registro, vado a fare la serata, me lo faccio mettere in serata, lo canto nel pubblico, il pubblico ha preso bene e da lì è partita l'idea che io potevo fare dei freestyle sulle canzoni famose. E quindi da Wow. lì ho fatto quella, poi Dammi tu cosita, che è andata a virare anche quella, Dammi tu cosita, allora io ho aggiunto il mio flow a Dammi tu cosita, poi ho fatto Boom Boom Tan Tan, che era brasiliana, Mhm. e anche lì ho messo una strofa mia, e così ho fatto una serie di freestyle di canzoni famose. Mhm. Osuna, Te Boté, che ovunque sto Te Boté, de mi vida Te Boté. Quella che in serata era una delle prime canzoni che mettevamo. E con quella io ho aperto tanto il mio show al Mamacita con Te Boté, perché ho fatto la mia strofa che Osuna cantava, che aveva mandato via la ragazza, invece io da femmina che mandavo via lui. Mhm. E quindi lì è partita la cosa. Quindi questi freestyle qua, insomma, ti hanno aperto un po' di Mi strade. hanno mi hanno fatto conoscere Mhm. per il pubblico italiano, per i ragazzi. Ma com'è che alla gente piaceva così tanto anche se tu non canti in italiano? Mai ascoltato una tua canzone dove canti in italiano? Sempre in spagnolo. E questo, guarda, secondo me è anche uno dei motivi per il quale io ancora non sono esplosa a livelli wow, perché Mhm. non capiscono il testo. Magari non capiscono tutto quello che dico, ma anche perché quando io rappo veloce e in più con lo slang dominicano è difficile capire tante cose. Mhm. Più che altro che quando tu vieni a Mamacita e trovi me su un palco con i ballerini, tu becchi una che ti canta e balla con i ballerini insieme ed è uno show insieme. Perché io sono nata vedendo i video di Beyoncé. Per me lei è stata la mia ispirazione, diciamo, a Ok. livello palco. Quindi canti e balli allo stesso tempo. E io è quella la forza che tu vedi della Didi su una serata.
che non sta lì, no, io canto, a un certo punto mi stacco, faccio come i ballerini, mi fermo, continuo a cantare, poi mi attacco alla coreografia dove stanno loro, Mhm. perché io la so già, o l'ho inventata io, o comunque la provo con loro in sala, sono sempre focus con le loro coreografie, quindi quando voglio mi fermo, quando voglio mi attacco, e Wow. sembra un insieme. Sei sempre sul Esatto. pezzo, insomma. Sì, esatto. Però in parte mi viene naturale, a me mi piace perché mi fa scorrere di più il mio show, Mhm. è parte della mia personalità perché sono fatta così, amo proprio essere quello, una performer, se vogliamo chiamarlo. Quindi tu sei diciamo che sei una Beyoncé di Santo Domingo, sei. Se proprio mi vuoi dare quel titolo, me lo prendo. Vediamo, riesci a cantarci qualcosa? Uno dei tuoi freestyle? Ti canto l'ultimo, Didi mi pregunta. Vai. Questo è di Bad Bunny. Allora, Didi me preguntó si tenía muchos novios, hoy tengo uno, mañana otro, ey, ¿cuánto le adoro? Didi me preguntó si tenía muchos novios, dime mami, muchos novios, hoy tengo uno, mañana otro, lo pongo a mover la pista y el VIP, ey, la rula con la di, chiedo no tutti un selfie, ey, gis. Papi vieni che lo scattiamo qui, il VIP, ehi, la rulla e colati chiedono tutti un selfie, cis, papi viene che lo scattiamo qui, me gusta mucho lo Gabriele, lo Mattia, lo Lorenzo, lo Elia, mi primer amor non c'è, mamma mia, ma mi piace uno, si chiama Gianmaria. Wow, wow. Ma com'è che c'hai sempre il sorriso stampato? I don't know, baby, es una mia energía que voglio sempre trasmitir. Energia. Soy así. Però ogni tanto si sente qualche parola in italiano nelle tue... No, questo ultimo te l'ho cantato perché c'è dell'italiano dentro, Ah, ok. certo. Negli altri non c'è italiano. Perché Questo così- è il primo che gli ho messo qualcosa di italiano dentro. Qualcosa, cioè, Sì, qualcosina. sì. Lorenzo l'ho sentito. Sì. Gli altri no, gli altri sono... Tutte spagnola gogo. C'è uno che fa Bum Bum Tan Tan. Te traje el bum bum como es, como manda la ley, Babani y Arcángel se van a joder, vine de RD, con fuerza a meter, lírica tan tan, vitamina C. Tú supiste ya, yo te cabullá, vine acá a jugar. ¿Y qué más? Vengo de La Vega, soy dominicana, no confundas, soy vegana como Karen, no vegana, yo café en la mañana por tener mermelada de guayaba rosada, de la mata del vecino, ey, in Italia cappuccino, e questo è il flow. Tipo questo io non ho capito niente. Esatto, lo so. Non ho capito niente. Quindi, insomma, adesso vorresti iniziare a mettere dell'italiano dentro... Ci sto pensando, realmente adesso l'ultimo pezzo che è uscito mio è un dembow che si chiama TikTok Mhm. e adesso c'ho un EP dembow. Dentro l'EP, che sono 6 pezzi, uno sarà in italiano, Tutto italiano. sì, sì, uno sarà totalmente italiano che si chiamerà Yo quiero guapo, solo il titolo è spagnolo, il resto sarà tutto italiano. Titolo spagnolo, però canti in italiano. Tutto italiano, le strofe sono italiano. Wow. Non vediamo l'ora che esce, così ascoltiamo. Yes. Vediamo. Sai che una volta quando stavamo parlando mi hai detto che sei riuscita a ottenere tutto questo, il livello che sei arrivata, perché Sì. sappiamo che c'è anche il verificato su Instagram, Sì. su TikTok, Ah, e con la determinazione sei arrivata a questo livello. sì. Quindi che cos'è la determinazione per te? Per me è tutto. Se noi, cioè, deve essere un focus. Se tu devi fare una cosa tanto per farla, Mhm. allora non provarci neanche. Perché si devono avere risultati, siano negativi, che siano negativi e positivi. Ovviamente puntiamo sempre al positivo, ma la determinazione ti fa dare forza e grinta alla cosa che tu vuoi raggiungere. Mhm. Non perdere mai di vista il tuo obiettivo, impegnarti sempre al massimo. Sì, perché il tempo è prezioso, quindi è inutile che tu sprechi il tuo tempo per realizzare un progetto e lo fai, sì, oggi faccio 2 ore, ma va bene, lo faccio così, non tanta voglia, ma no, devi proprio sudare, devi soffrire, devi farlo, Mhm. se Wow. lo vuoi, Wow. sì, Ma vediamo un attimo una cosa, essendo che hai origini di Santo Domingo, no? sì, C'è una,
certa tipo mentalità sulle ragazze dalle vostre parti che vogliono tutte, capito, soldi, capito? Hanno tutte in testa solo soldi. Quindi anche per te che stai cercando di... Allora, secondo me, Mhm. finisci la tua domanda. Anche per te, stavo dicendo, per te che stai cercando di farti una strada, nel senso farti vedere, fare la tua strada, la tua storia, hai capito? Com'è? Magari un posto dove potresti avere occasione, ma la gente ha una mentalità strana su di te, pensando che tu sei una che vuole soldi. E non è il mio caso, Mhm. perché comunque se sono arrivata fino dove sono ora, sono grazie ai miei sforzi, Mhm. non, non grazie a che cercavo i soldi, perché se volevo i soldi non Mhm. ero qui a sudare ogni giorno della mia vita, a fare chilometri. Io da 8 anni che faccio chilometri davanti e indietro con mamma Sita e sicuramente sarebbe stato più facile trovare un uomo ricco o fare la vita facile come tante ragazze e invece di andare a mamma Sita a lavorare ci andavo nel tavolo a spendere, no? Come capita magari a qualcuna. E poi diciamo che al giorno d'oggi non giudico le ragazze perché molte non è più solamente una roba latina. Io vedo comunque che qua in Italia ormai le ragazze tutte vogliono soldi, non solo le latine. Infatti se ci fai caso OnlyFans è pieno di italiane, Mhm. è pieno, comunque non è che la mentalità della latina vuole soldi, tutte vogliono adesso soldi, tutte vogliono andare in giro, viaggiare, Dubai, dappertutto, avere la borsetta firmata, avere tutto figo, tutte vogliono essere gnocche fighe con la bellezza e avere soldi. Quindi non è più una cosa latina. E le latine, ti ripeto, non le giudico perché tante vengono qua per una migliore vita, vengono di situazioni molto povere, hanno famiglie da mantenere, non da, come dire, giustificare, Mhm. però neanche da puntare il dito, Mhm. perché non è vero che sono tutte così e soprattutto chi lo fa sicuramente un motivo ce l'ha. Ok, vediamo. Per una ragazza che cerca di fare carriera, no? Com'è? È difficile? Essendo che sei una ragazza nel Difficilissimo. senso, sai, gli uomini, È difficile, vocazione. è difficilissimo, Mhm. soprattutto per una latinoamericana cantare qua è difficile, non esiste una latina che canti che sia famosa, dov'è? Qua. Cercamela in Italia, non c'è? Però è più, purtroppo c'è tanta chiusura mentale ancora. Mhm. Speriamo che con i prossimi anni le cose cambino, che diventi un po' più Londra, Italia, che sarà un po' difficile. Però qua a livello musicale è veramente difficile aprire la porta ai ragazzi, a noi stranieri, nella musica Mhm. è dura, è dura. È dura ma ce la faremo, dai, stiamo lottando per, È dura, per quello. dici, è dura perché hai avuto, cioè, ti sono capitate delle cose che tu puoi dire sì, è dura per questo, oppure dici dura perché sai che qualcun altro ha provato e non è riuscito, quindi anche tu dici Ma che... allora, non so, non ho ancora capito qual è il blocco che c'è. Mhm. Non l'ho ancora capito. Non sono più d'accordo con il discorso raccomandazione, perché qua diciamo che abbiamo i social che oggi chi ha un'arte può diventare virale in un secondo. Non hai bisogno di qualcuno dietro che ti spinga. Mhm. E, fa sempre piacere che qualcuno ti spinga, però non è il discorso dell'Italia secondo me, è più un discorso in Latino America. Latino America sì, prendono ragazze tipo il mio paese col dembow, prendono una, la fanno fare virale in una settimana, li fanno 3, 4, 5 video, anche perché costano meno i video là. Là tu vai nel barrio, da panini a tutti e c'hai 10.000 comparse lì che non neanche pagate, tutti fighi perché sono tutti particolari, un videomaker che gli dai quello che devi dare, vengono i video, è pazzesco. Qua per organizzare un video hai una marea di robe, devi far filmare a tutti, devi pagare ogni comparsa, cioè, è differente, tutto differente. Di là è più facile, qua è più difficile Wow. spingere la musica. E soprattutto la musica nostra, anche magari perché non cantiamo in italiano, è più difficile
che magari è un errore di noi, di quelli che siamo qui, che dovremmo provare, chi è africano invece di cantare nella propria lingua, cantare in italiano. Dovremmo tutti provare perché è l'unico modo per farci ascoltare e per farci capire, perché è molto ignorante il pubblico italiano. Io lo vedo nelle serate, ho visto artisti latini che arrivano qui, magari loro sanno la canzone hit dell'artista del momento, cantano solo quella, il resto non sanno nulla, non li fanno sentire il calore, lo vedo, c'è un blocco. Loro sono wow per gli artisti che sono di qua, il trap, il rapper e tutto, però per quelli che vengono latini o meno, è diverso. Quindi se arriva non so, diciamo, un artista straniero qua, se ha una canzone hit, loro cantano solo quella e basta. Certo. Tutto il resto... No, è quello che va nella radio qua, quello che ti fanno sentire loro, il resto non è che si documentano dell'artista o sanno altro. Wow. Te lo dico perché mi è capitato di sentire in questi giorni che Fade, che è un grandissimo cantante in Latino America, è comparso nel concerto di Sfera, che sta facendo il suo tour. Fade è Fade in Latino America, ha un peso. E lui è uscito sul palco e la gente in quel momento nessuno lo pagava. Ti credi che sia possibile? Wow. Almeno per rispetto, fai finta, perché comunque l'ospite del Latino America famoso che arriva nel palco con Sfera non l'hanno calcolato, mi sembra anche molto maleducato. Vedi che la gente non gli interessava niente. Esatto, è quello che è apparso lì e tu puoi immaginare come si può sentire quell'artista lì, che è abituato lui a fare i palazzetti dalla sua parte, arriva qui perché c'è ignoranza. L'ho visto anche con un'altra, Mariah, che ha fatto con Karol G la conoscono tutti. Ha fatto una canzone virale, il Machinon, hanno vinto i Grammy, hanno vinto un botto di roba. Arriva Mariah qua, dice due robe in spagnolo, la gente non la capisce. Non la capisce, cioè, è un discorso, cioè... oltre all'italiano niente. Sì, tu devi cantare in italiano, farti capire. Quindi diciamo che noi stranieri che siamo qua dovremmo cercare di interagire con loro, fare canzoni in Sì, italiano. ed da una parte è anche giusto perché siamo nel loro territorio. Secondo me sì. Perché non lo fate? Allora, è da parte mia perché io mi sono sempre proiettata verso il Latino America. Ok. E comunque lo spagnolo ha un peso, è la lingua che si parla in tantissimi paesi. E soprattutto perché io dico, perché la roba del Latino America arriva qui e va bene, le hit, le cose, perché quella che parte da qui Non fa hit lì. non fa hit là o non fa hit qui? Perché c'è un blocco che se l'artista è famoso di là, allora lo mettiamo in radio, se invece di qua non lo caghiamo. Wow. Quando è che Quando è che hai avuto il verificato sui due social, TikTok e Instagram? quest'anno? Quest'anno? Sì. Com'è stato il percorso di Prima aver su verificato? TikTok Ok. e poi su Instagram. Com'è stato il percorso? Cavolo, dicevo, e quando me lo danno sto cavolo di verificato? Ma tu lo volevi proprio verificato? Sì, Cioè- perché sembra che se non hai verificato non conti nulla, Mhm. da una parte. Soprattutto per un artista che già, come me, sono andata in televisione tante volte. Mhm. Ho fatto featuring con persone famose. Mhm. Nicola Siciliano ho fatto un featuring, un rapper napoletano. Con Roy Pace ho fatto una canzone. Ho fatto tante collaborazioni con persone famose. Ho fatto tante cose in TV. Ho pure partecipato a una serie. Lo meritavo. E quindi lo chiediamo sempre. Però quando chiedi il verificato, ti chiedono sempre degli articoli di giornali su di te. 10 articoli di giornali a caso sul web. 10? Sì, che sia uscita notizia tua da qualche parte, comunque li abbiamo trovati, bene, li abbiamo mandati, poi dopo un pochino, buona. Quindi senza articoli su di te non può essere verificato. Cioè, Sì, loro devono parlare di capire te. che veramente tu sei un personaggio, che sei un qualcuno, che sei un artista. Cioè, Perché comunque il verificato è per tutte le persone che sono riconosciute nel proprio ambito, che può essere uno sportivo, comunque ha acquisito una certa fan base di persone che lo seguono per un qualcosa. Ok, e una volta che te l'hanno dato, com'è stata l'emozione? Oppure... Ma mi sono tolto un peso, ho detto bene, finalmente, anche perché secondo me riguardo i lavori cambia anche la cosa. Se un brand ti deve contattare e vedi il verificato, dice wow, però attenzione, c'è gente che lo compra. Mhm.
Ok. C'è gente che lo compra, che in passato ho saputo di qualche ragazza modella che l'ha comprato così. Però quando la gente compra il follower e compra il verificato, si frega da sola, perché nel momento in cui un brand ti contatta, la prima cosa che ti chiedono è fammi vedere il tuo insight, le tue stories, quanto performano, quante persone ti guardano il Quante persone ti profilo, guardano, ti sì. chiedono tutti quei dati che se il tuo profilo è falso Mhm. non risulta un cavolo. Quindi lì si capisce se è tutto vero o finto. O lo vedi, c'è gente che ha tipo 800.000 follower, ma magari 200 like, 300 like. Capisci? Non è bilanciata la cosa. Sono pochi. O magari sono nomi strani dell'India, non so dove. Si capisce quando un profilo è falso, c'ha delle cose false dietro. Mhm. Perché non è gente real. Quindi diciamo che il verificato dà delle occasioni in più per il lavoro. Sì, sì, io dico di sì, che comunque per una persona che lotta tanto sul suo proprio lavoro, arrivare a aver verificato vuol dire che ti affianchi agli altri, Wow. che magari sono di peso grosso, che ce l'hanno già da tanto, Mhm. ti permette a te, anche quando tu mandi un messaggio, secondo me, quando a me mi manda un messaggio qualcuno di verificato, lo vedo prima. Arriva prima? Arriva prima. Non so se una. Devo capirlo, però si vede comunque, lo noti subito. Ah, chi è questo? Allora ti fai, chi è questo? Subito vai a vedere, capito? Ok, ok, Sì. ok. Vediamo. Adesso con Mamacita, che sappiamo che lavorate tanto, Sì. tutti i weekend, come mi dicevi, siete sempre in Da giro. sempre. Qual è la vostra routine? Ogni volta, Mm. qual è la vostra routine? Cosa fate? Le tappe che fate con Mamacita? Ah, ma routine nel senso le tappe, dici? Mhm. Noi abbiamo allora per ogni città una data fissa al mese. Al mese? Sì, per ogni città. Quante città sono? Ci sono delle città dove abbiamo le residenze, tipo Bologna. Mhm. Bologna tutti i sabati d'inverno, da tanti anni stiamo facendo il Numa. Quindi Ok. d'inverno il sabato vecchio Masita sempre lì. Mhm. A Milano la domenica ci vecchia al Play, in Corso Como. Mhm. La domenica a Roma al Toy Room. Poi ci sono le altre serate, che non sono residenza, che andiamo una volta al mese a Mantova, una volta al mese ad Arezzo, una volta al mese a Firenze, a Napoli. E per quanto riguarda, cioè tutto quello che riguarda l'Italia, Udine, Trieste, Treviso, ecco. Poi d'estate cambia il gioco perché aggiungiamo l'Europa esterna e andiamo ad Ibiza, a Malta, a Mykonos, a Lloret de Mar, che altro? Ah, sono sette. Ma quindi, insomma, voi siete sempre in giro? Sempre. Sempre. Quest'estate tutti i giorni avevamo un aereo o un qualcosa da prendere, tutti i giorni in giro. Wow. Io ho preso tipo 50 aerei in 2 mesi e mezzo. Pensa a me che non ho viaggiato quest'estate. Io Quindi ero questo esaurita. è proprio il tuo lavoro adesso? Fai solo questo di lavoro? Allora, io diciamo seguo i ballerini, Mhm. io sono capo dei ballerini in Mamacita. Li seguo durante la settimana che ci alleniamo. Mhm. Se hanno esigenze, qualsiasi cosa, li sento sempre, parlo con loro. Se uno sta male mi chiama, lo cambio, chiamo l'altro, lo metto, faccio i turni. Mhm. E poi sono l'immagine, diciamo, di Mamacita cantante, la prima immagine femmina, perché poi quest'anno abbiamo aggiunto un'altra ragazza che stiamo allevando, perché comunque avendo triple serate la sera, Mhm. facciamo 3 squadre in giro. E quindi abbiamo bisogno di un'altra figura femminile. Avete triple serate Triple alla sera? alla sera. Tipo oggi avete 3 serate? Sì. 3 Posti gruppi. diversi? Sì, 3 gruppi diversi. Quindi siete in tanti? Siamo tanti. Siamo nel ballo, sono quasi una trentina di ballerini. 8 DJ, 3-4 fotografi. Per ogni gruppo c'è sempre un tecnico luci, LED wall, che è quello che comanda i video. Mhm. Ogni volta che cambia una canzone manda il video. Sì, questo è il gruppo. Wow. È un bel gruppone. E si campa facendo questo lavoro? Sì, sì, sì.
Campi bene? Sì, Guadagni bene? non mi lamento. Cosa ti devono aspettare adesso i tuoi follower da te? Quanto? Cosa ti devono aspettare i tuoi follower da te adesso? Da me, musica. Musica, musica. Hai qualcosa di riserva per loro? L'EP Dembo. L'EP Dembo. L'EP Dembo che deve uscire entro dicembre. Mhm. Sì. E poi chi mi segue tutti i giorni, io sono in giro a fare mille robe. Sì, sì, sì. Ultima cosa, ho visto che avete fatto un video a tipo Grand Theft GTA. Sì. Sì, è Com'è andata quell'idea? un personaggio che ho fatto per caso in quarantena, che è andato virale subito in tutto il mondo. Mhm. E mi viene facile di camminare alla GTA e quindi l'ho fatto per un po', poi a un certo punto mi sono fermata, non facevo più video e ultimamente ogni tanto quando mi va lo faccio, perché io non voglio diventare il personaggio di GTA. Per quello, se no riempirei tutti i giorni di video GTA ovunque, in tutte le posizioni possibili, in tutte le situazioni, ma non mi interessa, perché il mio focus è la musica. Mhm. Però siccome sono una ragazza che mi piace fare tante cose, io ho tanti sogni a connesse, che io voglio fare l'attrice, anche io tante cose voglio fare. Wow. Sì. GTA, facci qualcosa di GTA. Devo farlo in piedi. In Perché, piedi? Da sì, seduta non riesci? No, non riesco. Va bene. Te lo faccio un'altra volta, non riesco a seduta. Quindi se non ci fosse la musica, cosa avresti fatto secondo te? Vabbè, io sono un'operatrice sociosanitaria, Ah, sì. L'ho fatto perché ho detto devo fare qualcosina, come avere un attestato che poi magari mi permettesse di cercare un lavoro, perché io ero impuntata sulla musica, ma all'inizio nella musica tu non guadagni quando sei piccolino, mhm. quando non hai il focus, quando non trovi una compagnia vera, fai fatica, campi malapena. E io per tanti anni ho fatto di tutto di più, saltando a destra e a sinistra, guadagnando poco. E prima di decidere di fare proprio questa strada per tenere mia mamma tranquilla, ho fatto un corso perché lei voleva facesse l'infermiera, però non era la mia vocazione, non avevo il tempo di mettermi a fare 3 anni in università. Io volevo già ballare, guadagnare, fare la mia vita. E niente, sono un'operatrice sociosanitaria. Quindi c'è l'attestato Sì. che in un futuro potresti trovare un altro lavoro. Se Sì, ho fatto il tirocinio, sono uscita con il pieno di voti, con la caposala dell'ospedale dove andavo, però cavolo, lavorare in ospedale è veramente deprimente. Io veramente ammiro le persone che passano ore e ore nell'ospedale perché per me vivere quelle ore lì mi ha fatto capire la grandezza e l'importanza della vita e quanto siamo fortunati. E lì tu e chi? Quando tu vedi un bambino malato, terminale, a 8-9 anni, tu dici cavolo, sono fortunato. E poi magari vai lì, ti affezioni a una persona, dopo una settimana non c'è più. O magari nelle strutture vedi le persone anziane abbandonate dalla famiglia. Ci sono tante situazioni molto brutte in questa, la vita è crudele per certi versi, quindi io ho deciso, non voglio affrontare la vita così, se un giorno mi tocca di farlo lo farò, ma per il momento decido io per me, voglio compiere il mio sonno, non voglio, mia mamma magari, non magari è certo, tante nostre mamme hanno rinunciato ai propri sogni perché dovevano lavorare per mantenere noi. E questo è il caso di mia mamma che mi ha avuto a 18 anni. Sicuramente mia mamma avrebbe voluto fare qualcosa della sua vita, ma è costretta a lavorare nelle case, pulendo, badante, eccetera. Io ho detto, mamma, se io riesco a stare in piedi, riesco a seguire la mia strada, a vivere la mia vita, a seguire il mio sogno, finché avrò forse lo farò. Poi magari se la vita mi costringe a che devo per forza fare un certo lavoro lo faccio, però al momento compio i miei sogni e veramente non posso lamentarmi perché in tutti questi anni ho fatto tutto quello che ho voluto. Ho viaggiato tanto, ho conosciuto tanto, mi sono sempre mantenuta da sola e sono fiera di me. Wow. Sì. Ma ti stavo guardando, non stavo pensando. Ce l'hai un moroso? Allora, ti dico che sono stata per 7 anni e ho convissuto per 7 anni fino all'anno scorso con una persona. Mhm.
che tanti conoscono. E niente, attualmente, da qualche mese, sto uscendo con una persona. Sì. Quindi hai convissuto fino... Ho avuto una storia molto importante per 7 anni, ho convissuto per 7 anni ed è finita. ed è finita. E adesso il mio cuore si è aperto per uscire con un'altra persona. Quindi hai avuto il cuore Assolutamente. spezzato per un po' di tempo. No, spezzato no, perché ci siamo mollati per una scelta condivisa. Beh, comunque sia, hai avuto il cuore spezzato, dai. No? Perché deve essere spezzato? Nel senso ci sei rimasta, no? Sicuramente mi è dispiaciuto, perché l'abitudine è forte, dopo tante cose vissute. Mhm. Però ci siamo seduti e abbiamo detto guarda non funziona qui, io la tua direzione la vedo di là, la mia la vedo di qua. C'erano troppi ragazzi che ti scrivevano, lui era geloso? No, per niente, Sicura? eravamo una coppia molto... Si vede tutte le volte andavi a ballare. Lavoravamo insieme, Ah, ballava anche lui? no, Cosa faceva, il cantante? il DJ, Il DJ, sì, è famoso. sì. Adesso vuole sapere. Quindi, e chi è il suo DJ? No, non te lo dirò. Però a un certo punto è finita perché non andava più. È finita perché la vita ci ha fatto capire che avevamo direzioni diverse. Ah, ok, e quello con cui ti stai sentendo? Sta andando bene adesso? Sì. Anche lui balla? No. Non balla, non Io canta? non sono attratta dalla gente che fa il mio mestiere. Ok, No. Lui è stato un caso. è stato un caso. È stato un caso perché io veramente non sono attratta né dai calciatori né dei giocatori di basket. Non sono mai uscita né con uno né con l'altro. Cioè, per me anche uscire con un DJ, che comunque lui è un imprenditore, non è solo un DJ, fa mille cose. Mi ha affascinato comunque il suo mondo, la sua persona, un grande lavoratore, molto intelligente, e un vero uomo. Ma dimmi una cosa, la posizione che c'hai te, no? Il lavoro che fai te, andare a ballare, cantare, Sì. sei sempre in mostra, no? Sì. Gli uomini ti rompono? Ma sì, c'è qualcuno che sul DM sempre commenta, sempre c'è qualcuno che ci ha provato a invitarmi a bere un caffè o qualcosa, però non ci sono mai riusciti. Niente caffè. No, perché per 7 anni sono stata insieme a una persona, Mhm. non vado a accettare il caffè in giro, scusami. No, e poi cosa curiosa nel mio social, che il 80% sono donne che mi seguono. Donne? Sì, non uomini. Perché un uomo nel mio social o gli piace la mia persona, o il mio carisma, mi ha vista il mamacita, eccetera, ma non perché di solito i uomini su Instagram seguono le gnocche, che sono in mostra, che hanno belle tette, che stanno lì, sexy, tutto. Non è quella la mia storia su Instagram. Tu non trovi foto mie in costume, sexy tutto il tempo. Io non sono quello. Io sono il mio lavoro, la musica, la simpatia, buone vibe, capito? Quindi per quello le ragazze mi amano, ho tante donne che mi seguono, anche nella serata. Wow, A me fa piacere questa cosa. wow, wow. Vuoi dire qualcosa alle tutte le donne che ti seguono? E che vi amo ragazze. Io amo la donna è un essere meraviglioso. Siamo piene di risorse, vi dico credete sempre in voi stesse, se dovete esprimervi, parlare, non avete paura, non avere paura mai di esprimersi, di essere se stessi, perché è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Se vuoi lasciare i tuoi social e Certo. qualcuno ti vuole seguire. Soy Didi, Soy Didi. sì. Soy Didi dappertutto. Soy TikTok. Didi, quindi Didi con la Y finale. Mi trovate su TikTok, su Instagram, e su Facebook. Diciamo che Facebook è un po' caduto, no? Mhm. Però Didi Pablo su Facebook. Ok, Didi, noi ti ringraziamo per le chiacchiere e per il tempo. Grazie a te. Grazie davvero e continua a spaccare. Sapete come ragazzi, il nome è sempre quello. Tifo Tony e Vivo Vibes. Grazie a tutti e buenas noches. Buenas.